Buongiorno, sono le 6:30 del mattino e io sono in attesa del mio tram. Stamattina farò un servizio fotografico in giro per Praga e voglio portarvi con me perché secondo me sarà un'esperienza bellissima fare le foto in centro, nei parchi più belli di Praga, di mattina presto quando in giro non c'è tanta gente. Io spero veramente che il video vi piacerà e che apprezzerete questa esplorazione mattutina della città. Io vi auguro una buona visione e partiamo subito. L'appuntamento col fotografo era alle 7 del mattino sul Ponte Carlo. Abbiamo scelto questo orario perché di mattina c'è molto più fresco e quel giorno faceva caldissimo a Praga e anche perché a quell'ora c'è molta meno gente in giro e le foto vengono meglio. Era da un bel po' di tempo che non facevo un servizio fotografico di danza, infatti ho cominciato con pose molto facili per sciogliermi un po'. Il fotografo comunque mi mostrava sempre gli scatti così potevo regolarmi per le foto successive. Camminavo per il Ponte Carlo con le scarpette da punta ai piedi, ovviamente le persone mi guardavano un po' male o anche soltanto incuriosite, però mi stavo divertendo tantissimo. Mi sembrava veramente come stare in un set di un film, in un bellissimo sogno in cui potevo portare la mia arte al di fuori del palcoscenico e mostrarla proprio al pubblico, alla gente comune e fare una cosa abbastanza inusuale. Questo panorama per me è spettacolare, questo punto di vista è bellissimo, anche se stare in equilibrio sulle pietre del Ponte Carlo non è tanto facile, infatti avevo un po' di difficoltà, però alla fine siamo riusciti a portarci a casa dei bellissimi risultati. Vi lascerò le foto più belle alla fine di questo video, quindi mi raccomando rimanete perché poi voglio sapere nei commenti qual è la vostra foto preferita. Poi abbiamo scelto di appoggiarci al muretto perché attraverso appunto questo supporto, come se fosse una vera e propria sbarra, potevo fare delle pose anche più dinamiche come un attitude oppure un arabesque alto che sicuramente non avrei potuto eseguire senza un supporto. Comunque potevo provarci, però in questo modo era molto più facile e queste foto in questa posizione sono sicuramente le mie preferite tra tutte. Dopo il Ponte Carlo, dopo una breve passeggiata, siamo arrivati a Malostranske na Mesti, che per me è una piazza dei ricordi, perché ho vissuto lì vicino per tanto tempo e tornare lì a fare delle foto è stato veramente bellissimo. Finalmente il pavimento non era più pietre in questo momento, però poi ci siamo spostati nuovamente in mezzo alla strada e lì dovevo stare molto attenta perché da lì passavano le macchine e i tram, quindi ne approfittavamo del semaforo rosso per fare qualche scatto. Il fotografo comunque è brevissimo, si buttava per terra per trovare diciamo le inquadrature migliori e nel frattempo io mi riprendevo con la mia videocamera, la mettevo per terra oppure dove potevo sperando di catturare questi momenti in questi video e non avevo aspettative e una volta che ho visto il risultato sono rimasta davvero contenta perché sono venuti benissimo. Poi sul tram mi ha mostrato un po' delle foto che abbiamo fatto e ci siamo poi trasferiti presso la stazione di Device, che è un po' più a nord rispetto al centro. Per fortuna c'era pochissima gente alla stazione e il nostro obiettivo sarebbe stato quello di fare delle foto sui binari dei treni. Però non l'abbiamo più fatto perché sarebbe stato davvero pericoloso visto che la stazione era attiva e anche perché c'era un controllore che ce l'avrebbe anche vietato e un bellissimo segnale di divieto, quindi ovviamente non abbiamo voluto rischiare. Abbiamo comunque trovato dei posti molto interessanti per fare le foto come questa porta. Mi sono appoggiato e ho fatto degli bellissimi arabesque. Ovviamente durante i servizi fotografici non mi preparo le pose prima ma improvviso un po' in base a quello che ho intorno. In questo caso mi sembrava bello giocare un po' con le porte e gli spazi e come vedete anche ho cambiato outfit rispetto al body che avevo prima, che era quello blu. Infatti avevo portato diversi cambi, diversi body e combinazioni con le gonne per poter scegliere sul momento e poi in bagno in stazione mi sono cambiata e ho scelto questo abbinamento, questo body rosa che adoro tantissimo, che è di Rina Dancewear. Vi lascio in descrizione il suo profilo su Instagram se volete anche voi acquistarlo, e questa gonna beige che secondo me ci stava molto bene, questo abbinamento molto delicato. Era già passata più di un'ora e mezza all'inizio di questo photoshooting e devo dire che il tempo stava letteralmente volando, visto che era da un po' che già danzavo sulle punte, mi sentivo molto calda e quindi ho scelto di provare qualche grande salto che ovviamente non avrei mai potuto sperimentare sul Ponte Carlo, su quelle pietre, ma qui visto che il pavimento era abbastanza decente ci ho provato e devo dire che la foto è venuta benissimo. Prima di andarcene sono nuovamente andata in bagno in stazione per cambiarmi e per indossare l'ultimo outfit per questo photoshooting. Abbiamo poi preso il tram e ci siamo diretti verso il parco Stromovka.
che è uno dei più grandi e belli di Praga. Io sempre con le mie scarpe da punta a camminare nei luoghi più inappropriati per questo tipo di calzatura. E prima di cominciare con l'ultima parte di questo photoshooting ho sciolto i capelli perché mi sembrava molto molto meglio in questo scenario così naturale. Siamo venuti in un parco bellissimo che si chiama Stromovka. Sono già passate 2 ore e ora stiamo ancora continuando. Scattare in città e scattare nei parchi in mezzo alla natura è una sensazione completamente differente e io ovviamente preferisco scattare nei parchi, intanto perché c'è molta meno gente e poi perché io sono una persona che ama la natura, ama il verde e quindi stare in mezzo agli alberi sul prato mi fa veramente sentire a casa. Non appena ho visto queste 2 panchine una accanto all'altra ho scelto di sfruttarle immediatamente per fare qualche spaccata. Ovviamente le persone mi guardavano male, ma io ero super contenta di fare questa spaccata sul parco. E poi è arrivato il momento più liberatorio, forse quello più emozionante dell'intero photoshooting, ovvero quando il fotografo mi ha chiesto semplicemente di girare intorno, libera, senza posare, ma soltanto girare intorno. È stato veramente bellissimo. Poi abbiamo visto questo bellissimo ponte, abbiamo fatto qualche foto, abbiamo giocato col riflesso dell'acqua e a quel punto faceva davvero caldissimo, però questa location è stata comunque l'ultima per questo photoshooting. Che dire, è stata un'esperienza meravigliosa, io sono davvero contentissima di averla vissuta e anche sono grata dell'opportunità di poter scattare delle fotografie in questi posti così meravigliosi nella mia seconda casa che è Praga. Io adesso vi lascio le foto più belle, vi aspetto nei commenti. Grazie per essere stati qui con me e alla prossima!